Buongiorno a tutti, sono Savino Agresti, rappresento la famiglia Agresti che da 5 generazioni produce olive da olio e uve da vino. Da circa 10 anni, oltre a valorizzare i prodotti principali, valorizziamo anche i sottoprodotti in energia green e quindi biogas ed energia termica, proprio per la nostra visione di filiera sostenibile. L'Italia si colloca come produttore mondiale ai primi posti non solo per quanto riguarda i quantitativi, ma soprattutto per quanto riguarda la qualità. E più nello specifico ci troviamo in Puglia, dove praticamente la Puglia rappresenta circa il 50% della produzione olivicola nazionale. Da circa 10 anni la nostra azienda, la nostra famiglia è impegnata in una visione sostenibile della filiera olivicola. Quindi abbiamo pensato di passare da un sistema di estrazione di olio extravergine a 3 fasi, caratterizzato dalla produzione di olio extravergine, di sansa solida e di acque di vegetazione, e dove soprattutto era interessata l'utilizzo di acqua pulita nel processo produttivo. Siamo passati a un sistema a 2 fasi dove la produzione di olio extravergine è di sansa a 2 fasi. In questo senso non è necessario l'utilizzo di acqua pulita nel processo produttivo. Quindi, utilizzando questo sistema a 2 fasi, abbiamo a disposizione una sansa bifasica che è denocciolata, per cui il nocciolo viene destinato a una valorizzazione termica, quindi alimentazione di caldaia a nocciolino. La polpa abbiamo pensato di utilizzarla per l'alimentazione di un impianto a biogas e quindi valorizzarla in energia green, produzione di energia elettrica e di energia termica che riutilizziamo nel circuito produttivo. Questo è indubbiamente un enorme vantaggio per il nostro territorio, perché un'azienda diventa più competitiva grazie proprio all'economia circolare e potrebbe in questo caso influire positivamente anche in termini ambientali. Nell'ambito del bacino di produzione olearia pugliese le potenzialità sono molto alte, soprattutto nell'ambito di questa crisi energetica. Ci farebbe piacere che anche i nostri colleghi possano cogliere questa grande opportunità e nell'ambito di una risorsa, ma soprattutto nell'ambito della sostenibilità ambientale. La realizzazione di questo impianto è avvenuto grazie anche a un partner affidabile nel territorio. La BTS ci ha aiutato in questa difficile scelta e si è arrivati alla conclusione di costruire un impianto su misura per le nostre esigenze. La difficoltà da superare è stata di capire se un impianto alimentato al 100% con sansa bifasica funzionasse, e grazie al supporto tecnologico siamo arrivati ad avere un risultato eccellente. Possiamo dire che siamo il primo impianto in Europa ad utilizzare 100% sansa bifasica. La nostra visione è sempre stata di andare incontro a una filiera sostenibile, ma non solo. Nell'ambito della realizzazione di un impianto a biogas ci sono state un'altra serie di opportunità per l'azienda. In effetti un'azienda agricola, un frantoio diventano più competitive perché si crea anche un'economia circolare che va a dare reddito e supporto all'azienda stessa. La cosa che mi ha colpito di più non è solo l'ambito redditizio, ma anche il ritorno alla terra del digestato come supporto idrico alle piantagioni olivicole, vitivinicole e non solo, e anche un concime naturale che ritorna alla terra per riprodurre qualità e quantità nel pieno rispetto della natura.
Nell'attività di gestione non abbiamo riscontrato difficoltà, poiché supportati da un gestionale gestibile anche in remoto, e obiettivamente nell'impianto non c'è bisogno di tanto personale. Gli addetti sono soprattutto orientati alla gestione del digestato, quindi dei prodotti in entrata e in uscita. Di questo comunque siamo stati supportati abbondantemente dall'azienda costruttrice sia in termini biologici che tecnologici. Particolare attenzione va fatta alla gestione della biologia, perché questa ottimizza la produzione di biogas. Possiamo dire che l'impianto di biogas è al centro, non deve essere visto come la fine di una filiera, ma soprattutto l'inizio, perché dalla valorizzazione dei prodotti principali, olio e vino, ma soprattutto dei sottoprodotti, che poi ritornano alla terra come, diciamo, sostegno per riprodurre qualità e quantità nel pieno rispetto della natura. Nell'ambito della nostra visione sostenibile dell'economia circolare, il digestato ha assunto un interesse particolare. In effetti è oggetto di studio di diverse università, poiché nell'ambito della concimazione naturale diventa un elemento di grande vantaggio. Questo anche a supporto di tutte le aziende agricole che fanno capo alla nostra filiera. Alla fine posso dire che questa esperienza spero di poterla trasferire ai miei colleghi e non solo, a tutti i produttori di sottoprodotti della zona, perché è un modo di valorizzare un prodotto che non ha un valore e rendere più competitive le nostre aziende con l'economia circolare. Quella visione di 10 anni fa di creare una filiera sostenibile e un'economia circolare oggi è diventata realtà.